Ben ritrovati. In questo video parliamo dell'LCR Meter HP4262A, particolarmente adatto per la misurazione di componenti passivi da impiegare in campo audio. Infatti, prevede la possibilità di impiegare 3 frequenze diverse per sollecitare il componente oggetto della misura. In particolare queste frequenze sono 120, 1000 e 10.000 Hz. Con questo strumento possiamo tranquillamente testare componentistica per stadi di alimentazione di tipo lineare o per circuiti audio operanti in bassa frequenza. Per esempio, se dovessimo valutare il comportamento di una capacità o di una induttanza a 22 kHz, il segnale di test a 10 kHz risulterà più che idoneo. È uno strumento degli anni 80, nato quando l'analisi automatica e l'elaborazione di calcolo non erano apparsi in maniera ancora importante ed erano soprattutto nella disponibilità di pochi. Non conosco il prezzo esatto di allora di questo LCR Meter, ma ho l'impressione che costasse una certa cifra. Grazie alla tecnologia, oggi ci sono strumenti alla portata di tutti che riescono a fornire anche in questo settore informazioni sufficientemente accurate per la maggior parte degli impieghi. Ma il fascino e la precisione di un vecchio HP, come questo 4262A, rimangono per me immutati. Prima di vedere lo strumento in funzione faremo un piccolo ripasso della teoria elettrotecnica che sta alla base delle reattanze capacitive ed induttive. Altrimenti correremo il rischio di parlare di parametri che risultano misteriosi o poco comprensibili. Come sempre tengo a precisare che io non sono un tecnico di professione, ma sono un grande appassionato, per cui commetterò sicuramente molti errori nell'esposizione. Il mio obiettivo è solo quello di stimolare la mia e la vostra curiosità e voglia di approfondire, e vi invito già da ora a farlo con ottimi testi o ricercando nel web. Questo video vuole essere solo un primo punto di partenza ed è sconsigliato caldamente ai super esperti. Partiamo analizzando la rappresentazione reale di un condensatore. Noi compariamo A, ma in realtà ci portiamo a casa B. Abbiamo fatto un affare, perché ci portiamo a casa 4 componenti al posto di 1. Un condensatore reale è qualcosa di molto più complesso di una semplice capacità. I terminali di collegamento hanno una loro resistenza ed una induttanza. Le cariche elettriche, muovendosi ed accumulandosi su una e l'altra faccia del condensatore, dissipano energia, cioè una parte piccola, si spera, dell'energia messa in gioco per accumulare le cariche elettriche all'interno del condensatore va persa per effetto Joule. Il condensatore si scalda, poco se buono, molto se non è più buono, fino ad autodistruggersi. L'induttanza è dovuta dal fatto che attorno ai fili metallici di contatto si forma un campo magnetico durante il passaggio della corrente. Anche il dielettrico non è un isolante perfetto, ma viene attraversato da una piccolissima corrente quando il condensatore è buono. Un buon condensatore ha normalmente valori della resistenza di perdita del dielettrico molto elevati, cioè prossima ad un vero e proprio isolante. Questo magari è più vero per il campo di frequenza al quale sono interessato io, cioè entro i 100 kHz. La stessa induttanza presentata dai reofori non assume valori che possono compromettere significativamente le prestazioni generali del condensatore, a meno che non saliamo troppo con le frequenze. Oggigiorno poi i componenti SMD hanno ridotto questo tipo di problema, ma questa è un'altra storia. Concentriamoci sul fatto, per esempio, di voler costruire un filtro crossover per dei diffusori
oppure di voler realizzare un filtro passabasso analogico per pilotare il nostro subwoofer. In entrambi i casi, la scelta dei componenti si rivela di importanza fondamentale per l'accuratezza della risposta e la simmetria dei canali. Ritornando alla rappresentazione di un condensatore reale, consideriamo quindi solo RS, comunemente chiamata ESR, resistenza serie equivalente, e poi anche C. Data dalla combinazione di queste due componenti, il condensatore reale viene visto come un'impedenza Z rappresentata in figura. Notiamo che più è piccola RS e più Z tende a coincidere con una sola C, cioè il condensatore tende a comportarsi come un condensatore ideale. In questo caso l'angolo φ tenderà ai 90 gradi, mentre l'angolo delta tenderà a 0. Da queste semplici considerazioni abbiamo che per RS, cioè la ESR piccola, siamo in presenza di un buon condensatore e l'angolo delta sarà piccolo. Infatti questo angolo viene proprio chiamato angolo di perdita del condensatore. Noi ci aspettiamo che il condensatore appena acquistato abbia valori di SR o di delta molto piccoli. Abbiamo anche un altro parametro chiamato fattore di dissipazione D. Notiamo che per ESR tendente a 0, il fattore di dissipazione D tende a 0. Quando acquistiamo un condensatore di buona qualità, tra i dati tecnici troveremo almeno uno di questi parametri: D, angolo delta o ESR, resistenza equivalente serie. Conoscendo uno di questi possiamo ricavare gli altri due e quantificare la qualità del nostro componente. Tutto quello che sto qui raccontando vale anche per le induttanze. Capacità e induttanze sono componenti simili, con un comportamento elettrico speculare, ma questo fatto lo spiega molto meglio di me un buon libro di elettrotecnica. La sola SR è utile per descrivere il comportamento del condensatore se la frequenza non è troppo elevata, cioè solo se l'impedenza dell'induttore L del circuito equivalente è molto piccola rispetto a quella del condensatore. Se si sale in frequenza, il modulo dell'impedenza ha l'andamento tipico dei circuiti risonanti RLC. Vediamo qui un esempio di un condensatore adatto a lavorare a frequenze medio-basse. In verticale è riportato il modulo dell'impedenza, in orizzontale la frequenza. Notiamo infatti che fino a 200 kHz il comportamento è molto simile a quello di un condensatore ideale. L'impedenza diminuisce all'aumentare della frequenza. Per frequenze maggiori a 200 kHz il grafico comincia a discostarsi dall'andamento rettilineo e da 700 kHz l'impedenza ha il suo valore minimo e la frequenza di risonanza del circuito RLC. Per tale frequenza il condensatore si comporta come la sua resistenza serie ESR. Oltre 2 MHz il condensatore si comporta come un induttore, perché l'impedenza aumenta con l'aumentare della frequenza. In questo ulteriore grafico possiamo vedere come condensatori di capacità diversa hanno frequenze di risonanze diverse. Ancora un attimo di teoria e poi passiamo, lo prometto, a misurare qualche componente. Sintetizzando tutto quello che ci siamo raccontati sino ad ora, possiamo dire di poter rappresentare un condensatore reale con due modelli semplificati, uno serie ed uno parallelo. Non sono uno meglio dell'altro, sono solo due modi di rappresentare la stessa cosa. E perché sia proprio così, è sufficiente eguagliare le due ammettenze, cioè porre 1 fratto l'impedenza Z uguale l'ammettenza Y. Con alcuni passaggi, che qui non è il caso di affrontare, ricaviamo che R parallelo, RP, e C parallelo
RCP in funzione di RS e CS, ma poteva essere pure al contrario. Guardando bene si nota che per un buon condensatore R parallelo è molto grande, cioè su di essa scorre una piccolissima corrente, mentre R serie, RS, è molto piccola, cioè su di essa cade una piccolissima tensione. Invece C parallelo e C serie, per un buon condensatore, sono molto simili ed il loro valore è proprio quello del condensatore ideale C. E finalmente passiamo a misurare davvero qualche componente. Qui facciamo una verifica dello zero resistivo dello strumento e in effetti lo strumento misura in questa configurazione 1 millesimo di ohm. Ancora una verifica della parte resistiva con un resistore da 39 ohm 5 watt rilevati come 38.4 ohm. Misuriamo ora un condensatore da 10.000 microfarad e vengono riscontrati in realtà 9.000 microfarad con un fattore di dissipazione di 0,190 e una resistenza di 28 millesimi di ohm, e in effetti il valore che viene confermato anche dal foglio di calcolo inserendo i valori della capacità del fattore di dissipazione mi dà esattamente 28 millesimi di ohm. Misuriamo ora un'induttanza che risulta essere di 116 microhenry con un fattore di dissipazione di 0,081 che corrisponde a una resistenza serie di circa 900 milliohm. Misuriamo ora il condensatore che dovrebbe essere da 330 nanofarad, in realtà vengono misurati 320 nanofarad con un fattore di dissipazione di 0,01 che corrisponde ad una resistenza di 0,5 ohm, come risulta anche dal calcolo teorico del foglio di calcolo. Misuriamo ora un'induttanza da 5 microhenry con un fattore di dissipazione di 0,027 che corrisponde a una resistenza serie di 8 milliohm. Notiamo subito in alto a sinistra che lo strumento si è posto nella configurazione parallela, sta misurando 9,08 picofarad e non riesce a rilevare il fattore di dissipazione perché è estremamente piccolo e per valori di D inferiori a 0,001 notiamo che la resistenza parallela assume valori incredibilmente alti e lo strumento va in overflow. Questo è un condensatore molto buono. Ci sarebbero ancora molte altre cose da dire e sperimentare. L'HP4262A permette di impostare delle tensioni di offset e di misurare le capacità di dispositivi attivi come BJT e JFET, per esempio. Chissà che non esca un secondo video. Un grazie per aver guardato questo video, ti chiedo cortesemente di mettere like se ti è piaciuto e sai che hai la possibilità di iscriverti al mio canale per non perderti tutte le mie prossime pubblicazioni. Ci risentiamo al prossimo video.